Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona, ben ritrovati nel terzo appuntamento settimanale. Ma riuscite a starmi dietro? Questa settimana abbiamo fatto una bella tripletta di tutorial. Comunque, a parte gli scherzi, quest'oggi vi mostrerò come ho realizzato questo fantastico smanicato, o per meglio dire gilet a collo alto fantastico. Sicuramente non sono passate inosservate le trecce che ho realizzato all'uncinetto, che vanno a simulare un po' la lavorazione ai ferri. Dunque il progetto di per sé è abbastanza semplice, la sua struttura, la sua costruzione è abbastanza semplice. Qui non vedrete nulla di difficile, semmai potrei dirvi che vedrete qualcosa di elaborato, perché comunque il punto di lavorazione scelto, il punto trecce, se così lo vogliamo chiamare, è un po' elaborato, ma credetemi, mi rivolgo sempre alle principianti, non è affatto difficile, e tra l'altro vedrete che nel corso del tutorial mi soffermerò molto su questo punto di lavorazione, ve lo mostro davvero passo passo e oserei dire che vi incoraggio anche un bel po'. Non scoraggiatevi, perché sono sicura che anche voi principianti riuscirete a fare questo progetto, che tra l'altro potrete personalizzare a vostro gusto. Io sì, ho fatto questo modello un po' corto, smanicato, col collo alto, ma in base ai vostri gusti, al vostro stile di vestire, potreste anche modificarlo, personalizzarlo, quindi potreste partire da questo progetto per prendere un po' spunto. Potreste farlo più lungo, potreste chiuderlo e quindi realizzare un maglioncino vero e proprio, un maglioncino smanicato, un gilet, oppure un maglioncino a maniche lunghe senza il collo alto, ma con una lavorazione a costine per definire giusto lo scollo. Io come sempre rimango in attesa dei vostri progetti personalizzati e anche di questo progetto che sto indossando. Spero vi piaccia, vi aspetto come sempre giù nei commenti, scatenatevi. Comunque andiamo al succo del discorso. Cosa ho utilizzato? Ho utilizzato all'incirca 450 grammi di misto lana, quindi 50% lana, 50% acrilico, che ho lavorato con l'uncinetto numero 7, ma non solo, ho utilizzato anche l'uncinetto numero 5, poi vedrete in quale circostanza. Nella fattispecie ho utilizzato 5 gomitoli nella variante verde, 4 gomitoli nella variante arancione, ma sappiate che potete farlo anche in monocolore oppure giocare con tutti gli avanzi che avete a disposizione, insomma utilizzate quello che avete proprio come ho fatto io. Quindi a questo punto vi riporterei direttamente al tutorial di oggi. Grazie per avermi ascoltata. Come sempre ti ricordo di iscriverti al canale, di attivare la campanellina per non perderti i prossimi contenuti. Mi raccomando, seguimi anche sui miei social. A questo punto, sigla! Partirò con la realizzazione del pannello davanti e dietro, uno l'ho già fatto, l'altro lo faremo insieme. Avvierò un totale di 45 catenelle, in realtà poi saranno 44 punti, multiplo di 4. Questi 44 punti nel mio caso per una taglia M corrispondono esattamente a 42 cm. Ho preso in considerazione la distanza che c'è tra una spalla e l'altra, anche perché non andrò a chiudere la zona del busto, quindi questi centimetri mi occorrono giusto per andare a coprire le mie spalle. Per realizzarlo più grande vi consiglio di aggiungere altri 8 punti, quindi aggiungere la sezione di una treccia e la sezione di punti alti, quindi avviare 53 catenelle che poi saranno 52 punti. Riprendo il mio filato, faccio un cappio e avvio subito 45 catenelle. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 44, 45esima che mi serve per ritornare indietro. Ora dovremmo fare la primissima riga a punto alto. Sapete che sostituisco il primo punto alto con i 2 punti bassi, per cui a partire dalla seconda catenella vado a fare 2 punti bassi uno sull'altro. Però se non lavorate in questo modo, mi rivolgo sempre alle principianti, anziché aggiungere una catenella per un totale di 45, ne aggiungete 3 per un totale di 47, quindi ne faccio altre 2 e a partire dalla quarta, 1, 2, 3, vado a fare un punto alto. A me piace lavorare un punto basso sull'altro perché così non ho lo spazio antiestetico e il lavoro viene super pulito.
L'ho detto un po' di volte in passato, però ci sono sempre i nuovi iscritti che magari hanno saltato questo passaggio. Dicevo, a partire dalla seconda sostituisco il primo punto alto con i 2 punti bassi. E poi procedo lavorando un punto alto in ciascuna catenella sottostante. Prendo il filo, chiudo le prime 2 e poi le altre 2 e di nuovo punto successivo, catenella successiva, un punto alto e così via, finché non mi ritrovo un totale di 44 punti alti. 44esimo ed ultimo punto alto. Benissimo, adesso le trecce inizieranno a svilupparsi. Intanto faccio una catenella e giro la primissima riga tra la seconda e la terza. Queste 2 righe le ripeteremo all'infinito, tra virgolette, finché non raggiungiamo l'altezza desiderata. Io, se non erro, sono arrivata a 42 cm. Durante la primissima riga andremo ad alternare dei punti alti e dei punti altissimi in rilievo. Ora, questo punto di lavorazione, ovvero creare le trecce, è più facile di quello che pensiate. Mi rivolgo sempre alle principianti. Non è affatto così complicato, anzi è facilissimo, e adesso ve lo dimostrerò. Durante la seconda riga andremo a lavorare 4 punti alti consecutivi e fino a qui ci siamo. Come di consueto sostituisco il primo punto alto con i 2 punti bassi, casomai fate le 3 catenelle, oppure un punto basso e 2 catenelle. Poi punto successivo, secondo punto alto, punto successivo, terzo punto alto, punto successivo, quarto ed ultimo punto alto per adesso, e questa è la sequenza. Andiamo a costruirci la prima treccia. Partiamo subito avvolgendo il filo 2 volte sull'uncinetto, esattamente in questo modo. Faremo dei punti altissimi, incrociati in rilievo davanti. Saltiamo i primi 2 punti alti normali e andiamo esattamente sul terzo. Dobbiamo entrare in questo modo dal dietro verso il davanti e prendere il punto esattamente in questo modo. Prendiamo il filato e lo facciamo passare attraverso questo punto. Quindi chiudiamo le prime 2 asole e le altre 2 e le altre 3, e questo è il punto altissimo. Dobbiamo ripetere lo stesso lavoro anche sul quarto punto. Avvolgiamo il filo 2 volte, entriamo dal davanti verso il dietro, portiamo il filo sull'uncinetto, tiriamo fuori, chiudiamo le prime 2, le altre 2 e le altre 2. Questa operazione adesso la dobbiamo ripetere sui 2 punti che abbiamo saltato in precedenza. Ecco perché può sembrare complicato. Bisogna avere soltanto un po' di manualità. Vedrete che più fate pratica, più le vostre mani si scioglieranno e lavoreranno bene i punti altissimi in rilievo, incrociati. È tutta questione di pratica. Non abbattetevi se al primo colpo non riuscite perché un po' vi inceppate, non so come spiegarmi meglio. Abbiate pazienza, ci riuscite perché non è affatto difficile. Avvolgo il filo 2 volte sull'uncinetto e vado a fare un punto in rilievo davanti sul primo punto saltato. Questo significa che entro in questo spazio ed esco fuori da qui. Entriamo dal dietro verso il davanti e prendiamo il punto così. Quindi chiudo le prime 2, chiudo le altre 2 e le ultime 2. Ripetiamo 1, 2. Qui ora diventa un pochino più complicato perché i punti si incrociano, si chiude un po' il lavoro e magari possiamo pensare dove entrare. Allargate la lavorazione con le mani ed entrerete in questo punto. Quindi dal dietro verso il davanti e quindi 1, 2 e 3. Adesso lo rivediamo un po' insieme e come notate già ho formato la prima treccia che si completerà durante la seconda riga dove lavoreremo dei punti alti in rilievo dietro. Andiamo a ripetere i 4 punti consecutivi iniziali. Quindi prendo il filo, facciamo un punto alto normale.
chiudo le prime 2 e chiudo le altre 2. Secondo punto, terzo punto, quarto punto. Ripetiamo, avvolgiamo il filo 2 volte. Salto il primo, salto il secondo e vado sul terzo. Entro dal dietro verso il davanti. Prendo il filato, faccio passare attraverso, riprendo il filo e chiudo le prime 2, le altre 2 e le altre 2. Di nuovo avvolgo il filo 2 volte, entro nel quarto punto, dal dietro verso il davanti, riprendo il filo, chiudo le prime 2 e le altre 2 e le terze. 1 e 2 punti, andiamoli a recuperare subito. Avvolgo sempre il filo 2 volte, entro esattamente qui, non potete assolutamente sbagliarvi, dal dietro verso il davanti. Cerco di non mettere le dita per non nascondere il lavoro, ecco perché sembra che stia lavorando non so come, però sto facendo di tutto per mostrarvi al meglio i punti. Chiudo le prime 2, chiudo le altre 2 e le ultime 2. Quindi primo punto lavorato, togliamo il marker. Guardate dov'è l'altro punto, se vi aiuta durante la primissima riga mettete il marcapunti. Quindi avvolgo il filo 2 volte, allargo il lavoro ed entro dal dietro verso il davanti. Prendo il filo e voilà! Quindi chiudo le prime 2, le altre 2 e le ultime 2. Spero che tutto sia chiaro, meglio di così non so come mostrarvi. E poi ripetiamo i 4 punti consecutivi. E di nuovo treccia, 4 punti consecutivi, treccia, 4 punti consecutivi. Facciamo che ci vediamo direttamente alla fine, negli ultimi 8 punti, così vediamo come concludere la riga, ma è abbastanza semplice. Sono al termine della riga, rivediamo nuovamente il punto. Volevo dirvi anche un'altra cosa, per esempio io mi trovo molto più comoda ad impugnare l'uncinetto a coltello per andare a lavorare i punti altissimi incrociati. Ritengo di avere molto più controllo sul lavoro in questo modo e di mantenere anche una certa tensione tra le maglie. Quindi impugnate l'uncinetto come vi viene più comodo. Dunque, doppio filo sull'uncinetto, salto 1, salto 2, vado nel terzo, entro dal dietro verso il davanti, quindi chiudo le prime 2, le altre 2 e le altre 2. E di nuovo 1 e 2, entro dal dietro verso il davanti e di nuovo 1, 2 e 3. Recuperiamo i primi 2 punti, 1 e 2, entro dal dietro verso il davanti, 1, ops, solo le prime 2 e le altre 2, e poi per l'ultima volta andiamo a recuperare questo punto, quindi entro così e prendo il punto alto in questo modo, quindi 1, 2 e 3. È semplicissimo, ma lo ripeto, bisogna avere manualità con le mani. Più lo fate, più diventate pratiche, perché è così come in tutto. 1, 2. Anche io ho dovuto prendere un po' confidenza con questo punto di lavorazione, non ve lo nascondo, non è perché insomma so lavorare all'uncinetto significa che magari non trovo tra virgolette difficoltà, non è difficoltà, manualità, perché è semplicissimo, non è che tutti i giorni lavoro punti altissimi incrociati, però parlo per esperienza che quando ho realizzato il primo pannello, dalle righe successive poi il lavoro è cresciuto in fretta e in maniera scorrevole, lo potete vedere anche voi, ve lo sto mostrando, quindi mi raccomando, tenete duro, non perdete la pazienza e provateci, non scoraggiatevi. Ora andiamo alla seconda riga, infatti non scoraggiatevi perché
Se magari ci vuole manualità per fare i punti altissimi incrociati, i primi 4, anche per la seconda riga ci vuole un po' più di manualità, perché lì andremo a lavorare sul retro e in più andremo a lavorare dei punti alti questa volta in rilievo dietro. Ora, anche qui, piano piano, un passo alla volta. Intanto andiamo a fare i primi 4 punti alti. 1, 2, 3 e 4. Ok. E questo non cambia nemmeno per la seconda riga. Andiamo a lavorare adesso su tutti i punti che abbiamo. Girando il nostro lavoro abbiamo i primi 2 punti altissimi proprio qui davanti e li andiamo a lavorare subito, quindi teneteli ben in mente. Punto alto questa volta, quindi prendo il filo. Se vi viene comodo girate il lavoro. Dobbiamo entrare così dal dietro verso il davanti questa volta. Quindi vi mostro di nuovo 1, 2 e 3. Per cui prendiamo il filo, lo portiamo sull'uncinetto e lo facciamo passare attraverso. Così. Ed esce fuori. Vi mostro come ho preso il punto. Vabbè che adesso ve lo mostro di nuovo. E quindi chiudiamo le prime 2 asole e le altre 2. Ripetiamo. Filo sull'uncinetto. Giro il mio lavoro. Prendo il punto alto così, dal dietro verso il davanti. Prendo il filato, mi aiuto anche con la mano sinistra, tiro fuori, quindi 1 e 2. Dov'è che viene un pochino complicatello il discorso? Lavorare il punto alto in rilievo dietro sui primi 2 punti, perché come notate li abbiamo nascosti da quelli davanti. Ora anche qui è semplicissimo, guardate, io ho inserito l'indice, ho diviso i punti altissimi incrociati. Magari fate anche voi, così può essere una strategia. Intanto prendiamo il filo sull'uncinetto, così regolo la tensione. Dobbiamo entrare sempre da dietro, quindi guardate, dal dietro verso il davanti. Prendete il filo e lo uscite fuori. Quindi 1, 2. L'ultimo viene più semplice, prendete il filo, entrate, sempre con il filo davanti all'uncinetto, entrate dal dentro verso l'esterno, prendete il filato, quindi 1 e 2. Guardate come si è formata la trecciolina. Continuiamo, ve lo mostro un'altra volta, poi vado avanti e vi mostro la fine. Se qualche passaggio non è stato chiaro, vi esorto a ritornare indietro con il video, perché comunque il procedimento è quello. Dopo aver fatto questo vado a lavorare i primi 4 punti consecutivi. Io spero che tutto sia chiaro, come sempre vi aspetto giù nei commenti per sapere insomma se tutto è stato chiaro, altrimenti davvero mi dispiacerebbe, perché comunque sto impiegando un po' di tempo a mostrarvi il tutto. Bene, fatti 4 punti, ripetiamo. Qui ho il primo punto, ve lo faccio vedere sotto un altro aspetto. Dal dentro verso il fuori. Oppure, se vi viene meglio, potete anche prendere il punto alto, magari per i primi passaggi, e fate passare l'uncinetto così. Vi aiutate sempre con le dita. Quindi 1 e 2. Riprendo il filo, ripeto, entro così, porto il filo sul davanti, tiro fuori, 1, 2. Riprendo il filo, vado a lavorare gli ultimi 2. Quindi dal dietro verso il davanti, porto il filo sul davanti e quindi 1, ops, solo 2 asole, scusatemi, e poi chiudo le altre 2. E quindi entro dal dietro verso il davanti e di nuovo tiro fuori, 1, 2, e poi riparto 4 punti consecutivi, altra treccia. Bene, gli ultimi 8 punti, quindi prendo il filo, punto altissimo al di sotto,
1, ripeto, giro il mio lavoro, entro in questo modo, porto sul davanti il mio uncinetto e via. 1 e 2, quindi 1, 2, 3 e voilà, e di nuovo 1, 2, 3 e chiudo. Avete visto? Poi anche per voi sarà super scorrevole. Intanto vado a concludere la riga con gli ultimi 4 punti alti. Io tra l'altro poco fa non vi ho mostrato una cosa, mi sono fatta prendere dal punto di lavorazione e l'ho dimenticata, cavolo. Vabbè, recuperiamo adesso. Allora, ad ogni fine riga non ho lavorato un punto alto, ma 2 punti alti chiusi insieme per avere il punto super stretto, chiuso, per non avere spazietti antiestetici, un po' come la regola del punto alto sostituito con i 2 punti bassi, perché questo mi faciliterà il passaggio successivo. Poi lo vediamo. Ho fatto 2 righe a punto alto normale, vabbè, ve lo mostro, recupero finché posso. Quindi qui ho il punto alto sostituito dai 2 punti bassi, entro e anziché fare il punto alto normale, prima chiudo le prime 2 asole, poi rifaccio lo stesso lavoro, prime 2 asole, ho 3 asole e chiudo tutto. Cioè, guardate che differenza. Punto più chiuso, punto un po' più antiestetico, però comunque pazienza, mi sono fatta prendere dal punto. Andiamo avanti. Per la terza riga dobbiamo ripetere la primissima riga, costituita dai punti altissimi in rilievo. Dunque vi mostro questo passaggio e poi possiamo continuare da soli con la riga numero 4, nonché con il ripetere quello che abbiamo fatto durante la riga 2. Allora, intanto sostituisco sempre il primo punto alto con i 2 punti bassi, lavoro gli altri 3 per un totale di 4 consecutivi. Ricominciamo, questa volta al di sotto vi mostro appunto questo passaggio perché a differenza di poco fa dove avevamo punti alti normali, qui adesso abbiamo già i punti alti in rilievo. Il lavoro è ancora più semplice da eseguire. Anche qui vi volevo dire proprio un'altra cosa all'inizio, che diciamo le primissime righe sono sempre quelle un po' più, direi con il mio termine palermitano, camurruse ad eseguire. Una volta che avete avviato il lavoro sarà tutto in discesa. Basta con le chiacchiere, avvolgo il filo 2 volte, salto i primi 2 punti che ho al di sotto e vado a lavorare il punto alto in rilievo dietro che ho lavorato poco prima durante la seconda riga. Quindi entro dal dietro verso il davanti, prendo il filo e quindi 1, 2 e 3. Avete visto che adesso è più semplice? E di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E voilà! E quindi 1, 2, entriamo adesso nei primi 2 punti saltati, dal dietro verso il davanti, prendiamo il filato, 5, 6 e 7. Allargate la lavorazione, guardate dove è il punto che dovete lavorare, è qui, non vi potete sbagliare. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Continuo per i prossimi 4 punti, 2, 3 e 4. Dunque insieme abbiamo fatto le prime 4 righe. Io qui sul pannello dietro farò 9 righe in verde, 9 righe in arancione, 9 righe in verde, per un totale di 27 righe che corrispondono a 42 cm. Bene, ho terminato le mie 27 righe con le trecce. A questo punto non mi rimane che andare a definire la zona superiore a punto basso, così poi andiamo a cucire con tanta tranquillità. Il pannello misura 42 x 42 cm,
Quindi vado a lavorare un punto basso in ciascun punto, sempre per un totale di 44 punti. Terzultimo, penultimo, ultimo punto basso, catenella, faccio uscire il filato, lo lascio qui perché mi potrebbe servire e il pannello è così pronto. Una volta realizzato il primo ne realizziamo un altro sempre allo stesso modo, però lì poi dovrete regolarvi un po' con i centimetri perché se cambiate punto dall'altra parte i centimetri devono essere uguali a quelli davanti. Una volta fatto questo possiamo occuparci del collo alto. Ho avviato esattamente 26 catenelle che corrispondono a 20 centimetri. Entro a partire dalla seconda catenella e vado a sostituire il primo mezzo punto alto con i 2 punti bassi. Per ciascuna catenella andrò a lavorare un mezzo punto, 3 asole e chiudo. Prendo il filo, catenella successiva, 3 asole e chiudo. E così via per tutte le catenelle che ho al di sotto. Mi ritroverò con 25 mezzi punti alti. Ultimo mezzo punto alto, benissimo. Catenella, giro la mia primissima riga e continuo a mezzo punto in costa dietro per avere una lavorazione elastica. Entro nella metà asola dietro, prendo il filato, chiudo, sostituisco il primo mezzo punto con i 2 punti bassi. E dopodiché riprendo il filo e sempre in costa procedo con i mezzi punti alti per un totale sempre di 25 mezzi punti. Procederò in questo modo per questa riga e per tutte quelle successive. Credo che arriverò a 45 centimetri. Perfetto, ho terminato anche la zona del collo alto, in totale ho fatto 16 righe in verde, 16 righe in arancione, per un totale di 32, ho raggiunto 45 cm. Fatta la catenella, giro il mio lavoro, vado a cucire le due estremità, accosto i due lavori, vado a prendere la costa dietro e il primo punto, nonché la prima catenella, prendo il filo e chiudo punto basso, costa dietro, secondo punto, costa dietro, terzo punto. Visto che le catenelle sono un po' strette, passo l'uncinetto numero 5 così riesco ad entrare meglio nei punti. E quindi vado a lavorare un punto in ciascun punto andando a cucire questa zona. Ultimo punto basso. Ora faccio una catenella, giro il mio lavoro così e vado a rifinire tutta la zona superiore. Primissima riga, vado a fare un punto basso nella prima riga e 2 punti bassi sempre nello stesso mezzo punto nella seconda. Alternerò per tutto il giro, un punto e 2 punti. Riga successiva, un punto basso. Riga successiva, 2 punti. Cerco di dilatare il meno possibile i mezzi punti, quindi 1 e 2. Quindi termino con gli ultimi 2 punti nella zona in arancione. L'ultimo punto lo vado a chiudere con il verde. Quindi mi porto il filo e chiudo, stringo il tutto, per cui visto che qui ho fatto 2 punti continuo con 1 e poi riga successiva 2 punti, 1 2, taglio il filato in arancione, non mi serve più, procedo fino a terminare tutta la riga alternando sempre i punti. Dunque, ho terminato il giro con gli ultimi 2 punti, mi vado a chiudere esattamente nella catenella iniziale che avevo realizzato per alzarmi, quindi entro direttamente nella catenella che non vale comunque come punto. Faccio una catenella di sicurezza, mi ritrovo
24 punti sulla zona verde e 24 punti sulla zona in arancione. Li andrò a cucire rispettivamente sulla parte davanti e sulla parte dietro. Ho un totale di 44 punti. Ho fatto semplicemente una sottrazione, 44 meno 24 punti per pannello, il risultato è 20, per cui sono andata a segnare i primi 10 punti a destra e i primi 10 punti a sinistra. Ho messo anche 2 pannelli davanti e dietro, dritto con dritto, così le cuciture saranno all'interno. Possiamo cominciare subito, visto che ho il filo qui agganciato, a cucire i primi 10 punti. Lo faccio sempre con l'uncinetto numero 5. Fatta la catenella, entro nel primo e nell'altro e inizio. 1, 2, 3, 10. 1 e 2. Quindi catenella di sicurezza e stacco il filato per adesso. Giro il mio lavoro e ripeto esattamente dall'altra parte. Ovviamente qui ho già il filo agganciato e ripeto lo stesso lavoro. Vado a cucire i primi 10 punti. Qui invece vado a capovolgere la zona del collo, così anche in questo caso cucio sul rovescio. Giro il mio lavoro, altrimenti non riesco a cucire correttamente, per cui ho 24 e 24, non farò altro che andare a cucire 24 e 24 punti, tutto qui, nulla di più, nulla di meno, super facile. Poi facendolo all'uncinetto punto basso è molto più sbrigativo e molto più veloce. Io preferisco fare così, casomai se voi avete altre tecniche utilizzate quelle che più per voi sono comode, insomma. Quinto, 24esimo ed ultimo punto. Come notate tutto coincide perfettamente. Giro il mio lavoro e ripeto la stessa operazione anche qui. Niente di più, niente di meno. Poi andiamo a chiuderci nel primo punto basso con punto bassissimo, stacchiamo i fili e andiamo a nascondere. Bene, ho capovolto il lavoro, quindi adesso andrei a rifinire tutto il perimetro dei 2 pannelli. Faccio questo procedimento sempre con l'uncinetto numero 5. Allora, inizio da qui così vi mostro quali punti andare a lavorare. Allora, qui ho la riga a punto basso, quindi inizio proprio da qui. Vado a fare una catenella, così poi a fine giro diverrà un punto basso, senza avere scalini o maglie antiestetiche. Quindi catenella. Passo alla riga successiva di punti bassi e faccio un punto basso. Farò 2 punti bassi in ciascuna riga, al solito. Quindi 1, 2, tutti nello stesso punto, così non facciamo troppi calcoli. Poi riga successiva di punti alti e procedo. 1, 2, riga successiva, 2 punti. Ultima riga, 2 punti, qui effettuo il cambio colore, per cui il secondo punto lo chiudo con l'arancione. Tiro il tutto e procedo. 1, 2. Ovviamente il verde me lo porto, così ce l'ho già qui collegato e procederò poi per gli altri lati. 1, 2, faccio il secondo, lascio l'arancione, lo metto da parte, poi lo taglio e continuo con il verde e riprendo la sequenza, 2 punti, 2 punti, 2 punti. Nell'ultima riga a punto alto farò 2 punti e nella prima catenella iniziale farò pure 2 punti, poi procedo un punto in ciascuno per 44 punti, ultimo punto 2 punti e poi risalgo, niente di più, niente di meno. Bene, continuiamo con il nostro lavoro, ultimo step, e ho
praticamente finito. Avete visto, ho chiuso il giro nascondendo l'asola con ago e filo, chiusura invisibile, per cui mi ritrovo lo stesso numero di punti in tutti e 4 i lati in sostanza. Ora, come notate, ho segnato la zona centrale sia sulla parte davanti dietro e viceversa. Io mi ritrovo ovviamente 18 punti, avevo lavorato 9 righe se vi ricordate. Avendo lavorato 2 punti bassi in ciascuna riga mi ritrovo 18 punti. Ho segnato 2 punti più centrali, avrò 8 punti qui e 8 punti a sinistra. Posso partire direttamente con una catenella che a fine giro diverrà un punto basso. Se farò un giro, altrimenti se continuo i giri chiudo in maniera invisibile. Al momento vado a fare un punto basso in ciascun punto, sempre con l'uncinetto numero 5. In questo caso ne ho 8, quindi faccio intanto i primi 8 punti. Qui ho il marcapunti, non ho punto. Ora faccio un punto basso e faccio partire una serie di catenelle. Vado a realizzare un laccetto. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50ª catenella. Ma sì, facciamone 50. Adesso ritorno indietro a mezzo punto, così ho un po' di profondità. Quindi a partire dalla seconda sostituisco il primo mezzo punto con i 2 punti bassi al solito. E intanto vado a lavorarmi un mezzo punto in ciascun punto per un totale di 49 mezzi punti. Ultimo mezzo punto, quindi 49esimo, marcapunti, vado a chiudere il mio lavoro, faccio un punto basso. E voilà, primo laccetto realizzato. Adesso continuo lavorando intanto un punto basso in ciascun punto. Qui non dobbiamo fare alcun calcolo, abbiamo già rifinito tutti i pannelli entrambi, quindi procediamo spedite. Appena arriviamo all'altro marcapunti, ovvero questo, quello in giallo, un attimo che giro il lavoro così vedete meglio, vado a ripetere lo stesso lavoro, 50 catenelle, 49 mezzi punti, chiudo con un punto basso e procedo. Secondo laccetto completato, e nello stesso tempo sono andata a rifinire anche la zona del giromanica, della spalla. In questo modo sto acquisendo anche qualche centimetro in più, che non è affatto male, anzi volendo si potrebbe fare più di un giro a punto basso e magari qui si va a rifinire e si rende ancora un po' più profondo, un po' più spesso. Comunque io credo che non lo farò. Realizzato anche il secondo laccetto, ovviamente dobbiamo preoccuparci dell'angolo, dove mi ritrovo esattamente all'ultima riga di punto alto, dove avevo lavorato i 2 punti e poi avevo anche lavorato 2 punti nella catenella iniziale. Dove fare l'angolo? Esattamente nel secondo punto della riga a punto alto. Quindi fatto il primo, nel secondo faccio 1, 2, 3. È importante andare a fare l'angolo perché altrimenti il lavoro si imbarca, si arriccia, e poi procedo lavorando un punto basso in ciascun punto sottostante. Super facile. Si continua. Qui dove fare l'angolo? Non nel secondo, come abbiamo fatto lì in maniera speculare, ma nel primo, subito dopo i 2 punti bassi lavorati nell'ultima catenella del lato più lungo. 3 punti bassi li faremo nel primo e poi procediamo. Realizziamo l'altro laccetto, si procede sempre a punto basso, altro laccetto. Qui ovviamente l'aumento lo faremo nel secondo punto, si rifinisce la zona più lunga, mentre nell'ultimo angolo, proprio come prima, faremo l'aumento nel primo dei 2 della riga punto alto. Quindi si continua per un pezzetto e poi si va a chiudere il giro con ago e filo, proprio come vi ho mostrato poco fa. Bene, come notate ho terminato il lavoro, 2 laccetti da una parte e i 2 laccetti dall'altra parte. Vado a chiudere il giro, entro nel primo punto basso, faccio l'asola alla catenella al solito al centro dell'ultimo, perfetto, non si nota il punto di avvio, di chiusura, nulla di nulla, e quindi disperdo il filo in eccesso tra i punti
Ed il gioco è fatto, abbiamo terminato anche questo progetto, che devo dire a me piace tantissimo, l'ho indossato e mi piace troppo troppo troppo. E voilà, questo poi sarà il risultato: collo alto, laccetti, lavorazione a trecce che simula la lavorazione ai ferri. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo terzo tutorial di questa settimana. Spero che il progetto, questo gilet a collo alto, vi sia piaciuto. Io lo adoro, è in linea con le tendenze del periodo. Insomma, quest'oggi ho dato un tocco di freschezza anche al canale stesso. Spero possiate replicarlo per le vostre figlie o figli, nipoti, insomma, fatemi sapere. Spero lo realizzate anche per voi. Non ditemi nei commenti: ah, tu sei giovane o hai il fisico. Non voglio assolutamente sentire questo genere di commenti, perché comunque sappiate che potete personalizzarlo a vostro gusto e in base alla vostra fisicità. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione, vi do l'appuntamento alla prossima settimana. Se non ti vuoi perdere i prossimi contenuti, mi raccomando, iscriviti al canale, attiva la campanellina e seguimi anche sui miei social. Grazie ancora, vi aspetto nei commenti, un bacino a tutti!